a tutti ragazzi, oggi siamo qui sul campo per testare e recensire il Reusch X-Ray con lattice Speed Bump, un Pure Contact in versione Halloween che si illumina al buio. Come si comporterà in campo? Seguitemi, lo scoprirete. Il lattice è il G3 Speed Bump che ho avuto modo già di provare in passato, ma che con questo guanto ho avuto modo di rivalutare leggermente. Per quanto riguarda la tecnologia, è una base di G3, in questo caso quella che vedete in colorazione gialla, al cui in suo interno sono state iniettate delle sfere nere, sempre di lattice G3, quindi abbiamo un lattice G3 in tutto e per tutto. Non è però così comparabile al suo fratello a palmo piatto, diciamo, perché le prestazioni secondo me sono leggermente diverse. Per quanto riguarda le sfere, abbiamo un'azione di trasferimento, diciamo, dell'impatto dal guanto alla mano, secondo me maggiore, sia per quanto riguarda l'azione delle sfere, sia per quanto riguarda il millimetraggio del lattice, che è leggermente più sottile. In questo caso, quindi, la sensibilità sarà maggiore. Un'altra funzione delle sfere è quella di aumentare la superficie di presa, aumentare l'attrito durante la fase di parata, insomma. Per quanto riguarda invece le caratteristiche su asciutto, bagnato e resistenza all'abrasione, abbiamo caratteristiche su asciutto che secondo me sono abbastanza equiparabili al G3 normale. Sul bagnato invece non mi ha convinto così tanto rispetto all'altro lattice, perché non so, forse sarà il fatto che con le sfere il lattice è leggermente più compatto, questa è l'impressione che mi ha dato, però non l'ho trovato così prestante sul bagnato come il G3 liscio classico. Per quanto riguarda invece la resistenza all'abrasione, è una resistenza all'abrasione che secondo me in questo caso è leggermente superiore, rimane comunque nella media anche se è un lattice abbastanza morbido, e quindi io lo consiglierei per l'utilizzo su campi in erba, al massimo sintetici di nuova generazione. L'usura per quanto riguarda invece delle sfere, diciamo andando più nel dettaglio, le sfere tendono soprattutto sulla punta delle dita leggermente a tagliarsi e quindi a creare una zona di palmo piatto e non più tridimensionale. Questo non varia tanto a livello di grip sul pallone, è un piccolo cambiamento estetico che però non influirà sulle vostre prestazioni. Il taglio è l'Evolution Negative, il taglio che abbiamo visto su tutta la collezione Pure Contact e Freccia. È un taglio che a me fa letteralmente impazzire perché combina tantissima superficie di presa, perché il lattice gira sulle punte, ma anche qua dove è un po' più stretto viene aiutato dagli inserti in lattice tra le dita. Oltre a tanta superficie di presa combina grandissima sensibilità perché è un taglio completamente negativo che veste super aderente alla mano. Un'altra cosa che mi piace tantissimo di questo taglio è che una volta infilato la mano all'interno viene completamente bloccata all'interno del guanto grazie appunto alla costruzione davvero molto stretta del taglio e del palmo alla mano. Il corpo di questo guanto è il classico corpo che troviamo anche in questo caso su tutta la collezione Pure Contact e Freccia. Alla fine anche questo guanto è un Pure Contact a tutti gli effetti che cambia un po' il design sul dorso. Rimane quindi un dorso in neoprene, un neoprene molto elastico, molto traspirante,
uno dei neopreni migliori utilizzati nel mondo dei guanti da portiere, secondo me. Tra l'altro un'altra cosa molto carina di questo guanto è il fatto che è già precurvato, infatti una volta inserita la mano vediamo che è già in posizione di presa, una cosa che secondo me è davvero molto utile. Come possiamo vedere il guanto rimane veramente aderente, è veramente una seconda pelle, fa pochissime pance e quelle che fa non sono per nulla fastidiose. Il corpo di neoprene continua fino alla base del guanto, andando a costituire anche il polsino. Per quanto riguarda il polsino di questo guanto, come detto anche prima, è semplicemente la continuazione della costruzione del dorso, quindi è costituito in neoprene. Il cinturino è il classico cinturino del Pure Contact, fa solo mezzo giro, è leggermente elastico, non tanto perché è inserito materiale prettamente elastico, diciamo, ma è una caratteristica del neoprene utilizzato per tutta la struttura. Abbiamo qua sul lato un inserto in licra che facilita la calzata, che è veramente facilissima, in un secondo viene calzato. La chiusura appunto fa solo mezzo giro sul polso, ma vi posso garantire, perché so che c'è tanto scetticismo su questa chiusura, che chiude davvero bene il polso. Io ho un polso molto stretto e molto esile, diciamo, comunque io riesco a fasciarlo in maniera incredibile, come se fosse un cinturino da 1 o 2 giri, veramente eccezionale anche sotto questo punto di vista. In conclusione, il Reusch X-Ray è il solito Pure Contact, un guanto che a me fa impazzire, è il mio guanto preferito perché riesce ad abbinare un dorso super minimal, super leggero, ma allo stesso tempo non un dorso che fa 1000 pance, che rimane un po' largo, è veramente una seconda pelle, lascia comunque una leggera precurvatura alla mano durante la fase di presa, che è una cosa che apprezzo veramente tanto, e un taglio che offre grandissima sensibilità e superficie di presa. Il lattice forse non è il mio lattice preferito di casa Reusch, forse preferisco il G3, ma se volete un video confronto tra i top lattici di Reusch fatemi sapere qui sotto con un commento. È un lattice secondo me super consigliato per chi gioca a calcetto o a futsal calcio a 5, insomma, perché è un lattice che abbinato al taglio Evolution Negative dà una sensibilità sul pallone pazzesca. È davvero consigliato per chi cerca sensibilità e controllo del pallone. Mi sembra di aver detto tutto, noi ci vediamo in un prossimo video, lasciate qua sotto le domande o qualche guanto che volete che portiamo sul canale. Noi ci vediamo in un prossimo video, un saluto agli amici della Charlotte Gloves.